Amici di Essere Manager, benvenuti e ben ritrovati. Oggi ci immergeremo in un futuro che è già alle porte, l'azienda cognitiva. Immaginate un'organizzazione che non solo raccoglie dati, ma li comprende, apprende da essi e si evolve autonomamente. Un'entità aziendale quasi vivente, che fonde intelligenza artificiale, machine learning e l'ineguagliabile intuito umano. Questo concetto rivoluzionario non è fantascienza, ma una realtà emergente che sta ridefinendo il management moderno. L'azienda cognitiva promette di trasformare radicalmente il modo in cui prendiamo decisioni, interagiamo con i clienti e innoviamo. Che siate alla guida di una multinazionale o di una startup innovativa, questo paradigma avrà un impatto profondo sul vostro modo di operare. Nel corso di questo episodio esploreremo 3 punti chiave: la struttura dell'azienda cognitiva, il suo impatto rivoluzionario sul decision making e come potete iniziare questa trasformazione nella vostra realtà. Preparatevi a un viaggio nel futuro del management, dove dati, intelligenza artificiale e creatività umana si fondono per creare organizzazioni più intelligenti, adattive e competitive che mai. Punto 1. Identificazione dei problemi pratici. Nel mondo aziendale di oggi, i manager si trovano di fronte a sfide sempre più complesse. La mole di dati da gestire cresce esponenzialmente, i mercati cambiano a velocità vertiginosa e le decisioni devono essere prese in tempi sempre più stretti. Prendiamo il caso di un'azienda manifatturiera che ho recentemente consultato. Il CEO lamentava la difficoltà di ottimizzare la produzione in base alla domanda reale. Nonostante avessero implementato sistemi di business intelligence avanzati, c'era sempre un ritardo tra l'analisi dei dati e l'adeguamento della produzione. Questo portava a sprechi o peggio a non poter soddisfare picchi improvvisi di domanda. Un altro esempio è quello di un'azienda di e-commerce alle prese con l'iperpersonalizzazione dell'esperienza cliente. Nonostante gli investimenti in CRM e analisi predittiva faticavano a creare un'esperienza veramente personalizzata e coerente su tutti i touch point. Questi problemi sono sintomatici di un approccio ancora frammentato all'uso dei dati e dell'intelligenza artificiale nelle aziende. Le decisioni sono spesso basate su dati storici, le analisi sono compartimentalizzate e c'è una disconnessione tra i sistemi di analisi e quelli operativi. L'impatto di queste inefficienze è significativo: perdita di opportunità di mercato, diminuzione della soddisfazione dei clienti e una generale mancanza di agilità organizzativa. In un'economia sempre più veloce e interconnessa, queste lacune fanno la differenza. La domanda che dovremmo porci è: come possiamo creare un'organizzazione che non solo reagisca rapidamente ai cambiamenti, ma li anticipi e si adatti in tempo reale? Punto 2. Importanza di comprendere e affrontare i problemi. Comprendere e affrontare queste sfide non è solo importante, è vitale per la sopravvivenza e il successo delle aziende nel prossimo futuro. L'azienda cognitiva rappresenta la soluzione a molti di questi problemi, offrendo un approccio integrato e intelligente alla gestione aziendale. Consideriamo i benefici tangibili. Secondo uno studio di McKinsey, le aziende che hanno adottato approcci simili a quello dell'azienda cognitiva hanno visto un aumento medio del 20-30% dell'EBITDA. Questo si traduce in una maggiore efficienza operativa, una migliore capacità di risposta al mercato e un vantaggio competitivo significativo. Ma i vantaggi vanno oltre i numeri. Un'azienda cognitiva può prevedere i trend di mercato con mesi di anticipo, ottimizzare la supply chain in tempo reale e offrire un'esperienza cliente personalizzata a un livello mai visto prima.
Immaginate di poter anticipare le esigenze dei vostri clienti prima ancora che le esprimano, o di poter adattare la vostra produzione in tempo reale basandovi su dati in diretta dal mercato. Il rischio di non abbracciare questa evoluzione è altrettanto significativo. Le aziende che non si adatteranno rischiano di diventare obsolete in un mercato sempre più guidato dai dati e dall'intelligenza artificiale. Ora, vi invito a riflettere. Quali sono le aree della vostra azienda che trarrebbero maggior beneficio da un approccio cognitivo? Dove vedete le maggiori inefficienze o disconnessioni nei vostri processi decisionali? Comprendere l'importanza di questa trasformazione è il primo passo. Il prossimo è capire come iniziare questo viaggio verso l'azienda cognitiva, un percorso che richiede visione, impegno e un approccio strategico. Punto 3. Suggerimenti pratici e storie di successo. Trasformare la propria organizzazione in un'azienda cognitiva può sembrare un compito titanico, ma è un percorso che si può intraprendere per gradi. Ecco 3 suggerimenti pratici per iniziare. Primo, iniziate con un'area specifica. Scegliete un settore della vostra azienda, come il marketing o la supply chain, e implementate lì i primi elementi dell'azienda cognitiva. Per esempio, potete iniziare con un sistema di analisi predittiva per le vendite. Ecco i passi da eseguire. A. Identificate le fonti di dati rilevanti. B. Implementate un sistema di machine learning per l'analisi. C. Integrate i risultati nei processi decisionali esistenti. Secondo, sviluppate una cultura data-driven, formate il vostro personale sull'importanza dei dati e dell'AI nel decision making. Ecco i passi da eseguire. A. Organizzate workshop sull'analisi dei dati. B. Incoraggiate l'uso di dati nelle riunioni decisionali. C. Premiate le iniziative basate sui dati. Terzo, create un laboratorio cognitivo. Dedicate un team all'esplorazione e all'implementazione di tecnologie AI avanzate. Ecco i passi da eseguire. A. Selezionate un team multidisciplinare. B. Fornite risorse e autonomia per sperimentare. C. Integrate le scoperte nei processi aziendali. Un esempio ispiratore è quello di Ocado, il supermercato online britannico. Hanno creato un gemello digitale del loro magazzino, utilizzando AI e IoT per ottimizzare ogni aspetto delle operazioni. Il risultato? Un aumento del 50% dell'efficienza e una riduzione degli sprechi del 30%. Un aneddoto interessante riguarda un'azienda manifatturiera media che ha implementato un sistema di manutenzione predittiva. Inizialmente scettici, gli operai sono diventati entusiasti sostenitori quando il sistema ha previsto con precisione un guasto critico, evitando un costoso fermo di produzione. L'azione concreta che vi suggerisco oggi è di condurre un audit cognitivo della vostra azienda. Identificate le aree dove l'integrazione di AI e machine learning potrebbe avere il maggior impatto e iniziate a pianificare il vostro percorso verso l'azienda cognitiva. In conclusione, l'azienda cognitiva rappresenta il futuro del management, un futuro dove dati, AI e intuizione umana si fondono per creare organizzazioni più intelligenti, adattive e competitive. Abbiamo esplorato la sua struttura, il suo impatto rivoluzionario sul decision making e come iniziare questa trasformazione. E vi invito a riflettere su come questi concetti possano applicarsi alla vostra realtà e a condividere le vostre esperienze e domande nei commenti. Il viaggio verso l'azienda cognitiva è appena iniziato e il potenziale è immenso. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere i prossimi episodi ricchi di spunti pratici. Ricordate il nostro motto:
Agisci per dare valore a ogni giorno. Vi aspetto al prossimo episodio. A presto!